Buongiorno e benvenuti a tutti. Vi invito, se ancora non l'avete fatto, ad iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati e a mettere un bel mi piace per aiutare questo canale a crescere. Oggi parliamo di Tesla, uno dei progetti di Elon Musk, che si occupa della produzione e importazione di auto elettriche. Per ora sono prodotte fondamentalmente in America o in Cina, ma a breve anche in Europa e in particolare in Germania verranno prodotte auto Tesla. Oggi parleremo di alcune curiosità e anche di alcune novità, quindi rimanete con me fino alla fine del video. La prima cosa che andiamo a vedere è il manuale d'uso, in particolare della Tesla Model 3, perché è l'auto che ho acquistato anche io qualche mese fa, con grandissima soddisfazione. Chiaramente tutte le case automobilistiche hanno il proprio manuale d'uso e molte lo danno soprattutto cartaceo, che noi poi riponiamo nel portaoggetti. Nel caso di Tesla, di cartaceo c'è ben poco. Quindi noi abbiamo la possibilità di consultare il manuale d'uso o a casa, perché è praticamente online, oppure possiamo consultarlo direttamente in auto in una sezione apposita dedicata. È un manuale che consiglio di leggere a tutti, perché Tesla rimane comunque un'auto particolare e alcune cose è preferibile non darle per scontate, ma leggerlo sul manuale, anche se mi rendo conto che è un manuale particolarmente abbondante. Qui parliamo di 280 pagine circa, però vale la pena leggerle, perché ci sono molte informazioni interessanti e alcune che vi assicuro non sono tipiche delle macchine termiche. Ricordiamo che questa, più che una semplice automobile, è praticamente un computer su quattro ruote. Di conseguenza, la gestione dell'intera auto viene fatta attraverso il tablet che abbiamo a disposizione. E come tutti i computer, chiaramente è un'auto che va incontro a aggiornamenti annuali. Spesso capita nell'arco dell'anno di avere la possibilità di scaricare nuovi aggiornamenti che contribuiscono a migliorare spesso anche le prestazioni dell'automobile, oltre ad avere alcune novità a volte molto interessanti. Un'altra particolarità di quest'auto è che spesso, se il problema è un problema software, può essere risolto dai service da remoto. Quindi è sufficiente dire qual è stato il problema, spiegarlo magari nel dettaglio, fare anche, quando possibile, uno screenshot del messaggio che ci appare sul tablet e importante anche definire l'orario preciso di quando si è creato quel problema, in modo tale che da remoto possono andare a controllare precisamente in quegli orari che cosa è successo. Per quanto riguarda magari la risoluzione di altri tipi di problematiche, a volte possono essere risolte fuori sede, ossia veniamo raggiunti da un'auto specifica che con a bordo un manutentore ci risolve il problema praticamente a domicilio. In tutti gli altri casi, invece, saremo noi a prendere un appuntamento con l'assistenza attraverso l'applicazione e su questo ho fatto anche un video che spiega in dettaglio come funziona l'applicazione di Tesla e in quel caso poi, una volta preso l'appuntamento, saremo noi a raggiungere il service dove potranno risolvere il nostro problema. Sotto in descrizione chiaramente lascerò sia i link dei manuali che adesso andremo a vedere e anche, se poi un giorno deciderete di acquistare un'auto Tesla, vi lascio il mio link referral che dà la possibilità sia a voi sia a me, utilizzandolo nell'acquisto,
di avere in omaggio 1500 km di ricarica al supercharger Tesla. Magari però non tutti sanno che oltre a queste tre opzioni, per quanto riguarda la risoluzione di problemi o anche semplici opere di manutenzione ordinaria, che possiamo fare anche qualcosa da soli. Ed esiste per questo proprio un manuale. Eccolo qua, l'assistenza fai da te di Model 3. Come possiamo vedere, e come scritto poi del resto qui, nelle prime righe di questa pagina di assistenza, i proprietari di Tesla che desiderano svolgere le procedure base o la manutenzione della propria Model 3 possono farlo senza dover fissare un appuntamento per l'assistenza. Procedere solo se si ha sufficiente dimestichezza con la procedura, attenendosi sempre alle istruzioni fornite. E qui in basso vediamo le cose che possiamo anche fare da soli. Bisogna avere un po' di manualità, chiaramente. Però, come vedete, riavvio del touchscreen per fare qualche esempio, l'associazione di un telefono al Bluetooth, l'aggiunta ed eliminazione delle chiavi, e si riferisce chiaramente alle chiavi di apertura dell'automobile e di avviamento, la sostituzione della batteria della chiave, per chi dovesse acquistare la chiave di apertura e di gestione Tesla, l'installazione di un cavo di ricarica per telefono, la sostituzione dei filtri della cabina, lucidatura dei freni, rimozione del ghiaccio dalla maniglia della portiera, eccetera. Come vedete, ci sono molte voci e quindi molte situazioni che possiamo anche gestire da soli. Ma ora andiamo a vedere quali sono le novità previste da casa Tesla per il prossimo futuro. Ed eccola qua. Tesla punta a lanciare l'elettrica da $25.000 nel 2023, parliamo di circa 21.000 euro. Era stata già preannunciata da Elon Musk nell'ultimo Battery Day. Aveva fatto un annuncio dove si parlava di questa auto elettrica che poteva costare intorno ai $25.000. Lo sappiamo che queste sono autovetture comunque di fascia medio-alta, perché insomma parliamo sempre più o meno dai 50.000 euro in su, e invece con questa automobile sicuramente andrebbe ad abbracciare anche le fasce, diciamo, di prezzo inferiori, e quindi dove si vanno ad allocare più o meno la maggior parte delle auto utilitarie elettriche. Come dice proprio in questo articolo, l'obiettivo sarebbe quello di iniziare la produzione nel 2023, una data più o meno in linea con quanto affermato dal CEO, cioè da Elon Musk, proprio durante il Battery Day. Le affermazioni di Musk vanno dunque in netto contrasto con quanto era emerso negli ultimi mesi dai rapporti provenienti dalla Cina, in quanto la Cina diceva che mancava poco alla fuoriuscita di una macchina, insomma, dal costo inferiore. A questo punto sembra quasi che Tesla stia lavorando quindi su due progetti differenti, ossia l'attesa elettrica da $25.000, che è quella di cui parlavamo poc'anzi, e una Tesla più accessibile per il mercato cinese, cioè comunque un'altra Tesla dal costo ridotto. Ovviamente si tratta solamente di speculazioni. Tornando al meeting, Musk ha pure aggiunto che l'auto non si chiamerà Model 2, come molti avevano pensato. Per il momento non è dato sapere come si chiamerà. La cosa interessante è che Elon Musk ha fatto intendere che la vettura potrebbe non avere il volante e i pedali e che quindi offrirà la piena guida autonoma. Ricordiamo che Elon Musk nei suoi progetti ha anche quello di rendere totalmente autonome le macchine circolanti, ossia anche la Model 3, ad esempio.
e utilizzarle addirittura in modo speculativo. In che modo? Praticamente permettendogli di comportarsi come fosse un taxi. E quindi i possessori di Tesla potrebbero in futuro, non credo in Europa, ma in America potrebbe anche darsi, utilizzare l'auto, anziché tenerla ferma per esempio durante l'orario lavorativo, per fare proprio il massimo con la propria autovettura. Ossia noi andiamo a lavorare, parcheggiamo la macchina e poi questa macchina in autonomia potrebbe essere in grado di fungere da taxi a chi lo richiede e quindi in un certo senso lavorare per noi e creare anche un nostro introito come un secondo stipendio. Infatti qui sotto nell'articolo viene accennato la full self-driving, su cui Tesla sta lavorando, sembra che sia pronta. Auto che in America potrebbe essere tranquillamente utilizzata come robotaxi. Una prospettiva non impossibile, visto quanto stanno facendo altre realtà, ma sicuramente molto complessa da realizzare. Ovviamente il CEO è ben noto per i suoi annunci azzardati e quindi quanto affermato anche in questo caso va preso con le dovute cautele. Però comunque noi sappiamo che Elon Musk è un sognatore, è una persona fuori dai normali canoni e quindi non possiamo nemmeno escludere che possa arrivare a una conclusione del genere. Poi come ultima novità c'è anche l'intenzione di fare una vera e propria macchina sportiva, ossia la Roadster di Tesla. Arriverà, come dice in questo articolo, forse nel 2023. E qua possiamo apprezzarla. Ora facciamo scorrere qualche foto. Come vedete, sicuramente una macchina che si presenta molto aggressiva, sicuramente molto potente ed esteticamente, devo dire, almeno per quanto riguarda i miei gusti, molto molto bella. Qui parliamo di una cabrio in grado di fare 0-100 in meno di 2 secondi, una velocità massima di 400 km/h ed un'autonomia di circa 1000 km. Per ora il costo rimane un po' nell'ombra, comunque è un'automobile che non costerà poco. Allora, per queste curiosità e novità riguardanti Tesla è tutto, e ci vediamo ai prossimi video. Grazie a tutti.